teoricamente questa è un po' più piccante di questa. Vedremo. Ciao a tutti! Dopo l'esperimento del mio ultimo video sul Pepper X e la salsa The Last Dab Experience, oggi andiamo a fare un passo in più. Ho per le mani un vero tesoro. 2 salse del mitico Troy I, creatore del 7-Pot. Ecco le salse. Ma lo scopo di questo video è capire se queste salse di Troy I sono più piccanti della salsa al Pepper X di Ed Curry. Ma per capire perché queste salse sono così importanti, dobbiamo immergerci in una delle storie più affascinanti e discusse nel mondo dei peperoncini estremi. È la storia di una rivalità che, sebbene mai apertamente ostile, ha definito la corsa della piccantezza per anni. Da una parte abbiamo Ed Curry, il fondatore della Packard Pepper Company, che ha conquistato la fama mondiale con il suo Carolina Reaper, il peperoncino che ha infranto ogni record, e che grazie anche a show come Hot Ones è diventato un'icona. Dall'altra parte c'è Troy I, spero che si pronunci così, una figura forse meno conosciuta dal grande pubblico, ma un vero e proprio guru tra gli appassionati e i coltivatori. È il creatore del mitico 7-Pot I, un peperoncino con una piccantezza che, secondo molti, era eguagliabile o addirittura superiore al Reaper. A questo punto la community si è divisa. Da una parte chi sosteneva il peperoncino da record di Ed Curry e dall'altra chi vedeva Troy una figura più autentica. La competizione è sempre stata altissima. Una continua corsa a chi avrebbe prodotto il peperoncino più piccante, con frecciatine e discussioni sulla genetica. E logicamente questa tensione è diventata ancora più forte con l'arrivo del Pepper X. Molti nella community, già scettici dopo anni di sfide tra Primo e Curry, hanno accolto il nuovo record con un misto di stupore e, diciamolo, un po' di sospetto. E proprio a causa del mistero che avvolge il Pepper X e i suoi semi. Il mio test di oggi si inserisce proprio in questa storia. Un'indagine sul campo per capire se la salsa di Ed Curry, col suo record di milioni di Scoville, sia davvero in un'altra categoria rispetto a quelle prodotte da un altro gigante come Troy I. Ed è proprio qui che entra in gioco il mio test di oggi. Come sapete dal mio video precedente, e ve lo lascio qui, la salsa The Last Dab Experience dichiara di contenere oltre il 91% di Pepper X, che ha un valore ufficiale di 2.690.000 Scoville. Le salse di Troy I, dal canto loro, sono fatte principalmente col 7-Pot I, un peperoncino che ha un valore di Scoville che si aggira intorno al 1,5 milioni. Se la matematica e i numeri ufficiali sono corretti, allora la salsa di Ed Curry, senza ombra di dubbio, dovrebbe essere nettamente più piccante di qualsiasi altra salsa prodotta da Troy I. Non dovrebbero esserci paragoni, dovrebbe esserci quasi 1 milione di Scoville di distacco. Quindi il mio obiettivo in questo video è molto semplice. Innanzitutto desidererei non lasciarci le penne, ma scherzi a parte, andrò a fare un po' di chiarezza. Siccome so già che cosa mi aspetterà dalla salsa di Ed Curry, assaggerò inizialmente le 2 salse di Troy. Il mio palato sarà l'unico strumento di paragone. Mi dirà se la differenza di Scoville tra i 2 rivali è davvero così abissale come i numeri dichiarano. Bene, come dicevo all'inizio, teoricamente questa è un po' più piccante di questa, quindi direi di iniziare proprio con questa qui. E come potete vedere le ho lasciate chiuse a fatica perché la curiosità era elevatissima. Vediamo se riesco ad aprirle. Mischiamo per bene. Ingredienti: 7-Pot I, aceto di mele, zucchero, sale, miele, succo di limone concentrato, spezie, acqua, poi c'è il 7-Pot in polvere, aglio in polvere e cipolla in polvere. Assaggiamo. Anche qui si è formato il tappo come nella salsa col Pepper X, se vi ricordate il video passato.
Buono. Già si sente. Allora, non esageriamo perché non sappiamo cosa aspettarci. Si sentono dentro i pezzetti di peperoncino. Allora, subito immediato, fuoco. Buona. Mi sembra molto meno piccante di quella di Ed Curry. Prima impressione, eh? Però aspettiamo perché, come sapete, ogni peperoncino ha la sua particolarità. Ci sono quelli che si sentono di più sulla gola, quelli che si sentono di più sulla lingua, e il tutto è dovuto ai capsaicinoidi che non c'è solo la capsaicina, ci sono diversi altri. In questo momento non mi ricordo tutti i nomi. Dunque, buono, forte, piccante, molto intenso. Allora, inizialmente mi ha preso la lingua. Sento le labbra davanti, formicolio. La lingua in centro non si sente più niente, cioè non si sente più il piccante. La parte dietro invece è bella infuocata e poi si è fermato, diciamo, qui il piccante, a questa altezza. Non va più giù, non è più su, ma è a metà proprio, a metà della gola. È particolare, probabilmente questa è una particolarità del 7 Pot. Il peperoncino che dovrei coltivare e provarlo così fresco, secco e nelle mie salse. Bene, comunque la salsa è molto buona, è molto bilanciata a livello di sapori. L'aceto quasi non si sente leggermente la cipolla e l'aglio. E a me piace veramente tanto. Ricordiamo, questa è la Primo Army. Molto buona. Adesso direi di passare subito alla salsa di cui per ovvie ragioni non posso nominare, perché sennò mi bannano il canale. Diciamo che c'ha un nome che non si può dire. Dunque, qua ingredienti stessa cosa, c'è il 7 Pot primo, acqua, aceto di mele, aglio in polvere, zucchero, poi c'è dentro l'agipanca, penso che si pronunci così, Cile, in polvere, poi c'è dentro il cajou, seasoning, chissà se l'ho pronunciato giusto, poi c'è il sale, c'è zucchero, spezie, paprika, coloranti artificiali, sale, 7 Pot primo in polvere, e la gomma di Xantam, un po' di roba. Vabbè, vediamo. Questa mi sembra molto più liquida. Oh, che odorino. Allora, dall'odore qui prevale l'aglio, quindi molto probabilmente hanno abbondato. Io vi dirò, le salse che normalmente si acquistano in commercio non le adoro tanto, proprio perché abusano con l'aglio e io ho un po' di fatica a digerire l'aglio, però per il bene della scienza farò questo e altro. Dunque, proviamo.
Questo è molto liquido, quindi devo stare attento a non abusare. Ok, quantitativo più o meno come l'altra, forse qualcosina di più. Salute! In effetti qui l'aglio si sente di più. Buona. Molto buona. Come gusto preferisco quasi l'altra. La Primo Army. Però devo dire che veramente i gusti sono bilanciati. Però sinceramente io riproverei un attimino questa, perché mi sa che di gusto questa qui veramente è migliore. Io la preferisco questa qua di gusto. Come piccantezza mi sembrano uguali. Non lo so. Il problema di queste due di Troy è che non è dichiarata la percentuale di peperoncino che c'è all'interno. Essendo il primo ingrediente, giustamente, è in quantità elevate, però non si sa di quanto. Forti sono forti, si fanno sentire bene. Però mi ricordo che questa qua mi aveva scombussolato un attimino di più. E direi giustamente, perché se contiene veramente il 91% del Pepper X, e se il Pepper X è davvero quello che si dice che sia, giustamente mi aspetto che sia anche più potente. Aspettiamo un attimo che i sapori si attenuano. Allora, sì, la Primo Army, è vero che l'ho subito riassaggiata subito dopo, e quindi però si fa sentire punge parecchio qua sotto. E questo che si fa sentire in gola non è la capsaicina, è un altro capsaicinoide, ma di questo ve ne parlerò in un prossimo video che sto preparando. Mi sembra che sia la di idrocapsaicina, si chiama così. Ok, si è riformato il tappo malefico. Io penso che questo tappo si forma a causa del peperoncino in polvere, perché il peperoncino in polvere tende a creare un po' questo tappo. Facciamo la controprova. Ok, un po' di salsa al Pepper X. Fuoco. Però è buono l'odore di questa salsa. E stando a quello che è dichiarato, dove sono gli ingredienti? Qua abbiamo solo il Pepper X, aceto, Pepper X in polvere e basta. Qui non c'è dentro aglio, quindi già solo per questo per me vince, perché siccome non reggo l'aglio, le altre due invece ne hanno dentro e una delle due ne ha in abbondanza. Però di gusto sono buone le altre due. Ok, allora controtest col Pepper X. Allora, la salsa della SDAB Experience a confronto con le altre due di gusto proprio perde totalmente. Come abbiamo visto c'entra soltanto peperoncino e aceto. Giustamente non poteva avere chissà che gusto, invece le altre hanno le spezie, zucchero, sale e in più hanno dentro l'aglio e la cipolla che
e le uso anch'io, la cipolla, nelle mie salse, e effettivamente ci dà quel qualcosa in più nel gusto. Quindi la The Last Dab Experience perde a livello di gusto. A livello di piccantezza siamo lì. A me sembrano uguali. A me tutte e tre mi sembrano sullo stesso livello di piccantezza. Come vi ho detto l'altra volta, trovo che sia deludente per quel che riguarda la salsa al Pepper X, dal momento che ne contiene il 91%, mentre che le due salse di Troy sono buone, sono eccezionali, veramente, sono buonissime di gusto, ben bilanciate e sono belle piccanti. Si difendono bene perché arrivano a livello di quella che contiene il Pepper X. Quindi Troy, ottimo lavoro. Sono proprio buone. Sono proprio buone. No, questa qui si sente troppo l'aglio. Troppo. A livello di odore. Poi di gusto lo si sente meno, ma è quasi quasi invadente. Invece questa è fantastica. Questa, wow. È bilanciata proprio. Oh, che buona. Ne voglio ancora un po'. Buona, buona, buona. Sicuramente questa non durerà molto. Buonissima. Allora, un'altra differenza tra le due. Questa, che se vi ricordate dicevo è molto più liquida, è più liscia. Probabilmente è stata frullata di più. Mentre questa, che è più densa, è anche più grossolana, contiene proprio i pezzetti e a me piace di più. Un'altra curiosità. In realtà io ho acquistato solo questa. Il rivenditore è stato gentilissimo, quando mi è arrivato il pacco c'era dentro un biglietto scritto a mano, e chi più scrive un biglietto a mano, quindi ho apprezzato tanto la cosa, e mi ha regalato questa, scusandosi per il ritardo nel fornirmi la salsa, che poi ritardo non mi pareva poi tanto in ritardo, però ho apprezzato il gesto. Inoltre, guarda caso, è proprio quella che mi piace di più, quindi sono veramente soddisfatto. Ok, in conclusione, questo risultato direi che è incredibile. Mette in discussione l'intera narrativa. Abbiamo una salsa al Pepper X che teoricamente dovrebbe avere 2 milioni e mezzo circa di Scoville, che non supera a livello di piccantezza la salsa di Troy primo, contenente il 7 Pot primo, che il peperoncino in sé non dovrebbe superare il 1,5 milioni di Scoville. Quindi, considerando che la salsa contiene tanti altri ingredienti, arriverà a 1 milione, 1 milione e 2, 1 milione e 3, ma non arriva ma neanche lontanamente a 2 milioni e mezzo come dovrebbe avere invece quella col Pepper X. Quindi, o il valore ufficiale del Pepper X è un'anomalia che non si ripete ad ogni peperoncino, e quindi ogni lotto prodotto della salsa può avere delle differenze anche notevoli. Oppure semplicemente il fatto che la salsa è composta al 91% di Pepper X significa che il Pepper X in realtà non ha quei valori di Scoville. Qualcosa non torna e l'esperimento che ho fatto lo dimostra chiaramente. Il mio palato oggi mi ha dato una risposta molto chiara e mi ha lasciato un retrogusto di delusione. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccantissimi saluti!